buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, noi siamo Minevaganti NGO e facciamo questa interview per la nostra social community per il progetto AgriSmart, che appunto tratta di agricoltura di precisione collegata alla sostenibilità. Quindi innanzitutto ti volevo chiedere di parlare un po' di te, di introdurti e come è nata la tua passione per l'agricoltura. Allora, ciao, grazie anche per questo momento, come dire, esplorativo, chiamiamolo così. Allora, la mia passione per l'agricoltura in realtà nasce dal cemento di Mirafiori Nord, nel senso che io sono nato e cresciuto figlio, come dire, di una Torino operaia, quindi l'emigrazione per andare in fabbrica, in Fiat. Appunto i miei genitori sono saliti dalla Sardegna, mio padre era salito dalla Sardegna appunto per lavorare in fabbrica. Io sono nato e cresciuto a Mirafiori e a un certo punto dopo il liceo dovevo decidere che cosa fare. E decidendo che cosa fare mi piaceva molto soprattutto la parte umanistica, quindi dovevo capire se fare studi filosofici o altro. Però c'era proprio l'incognita del futuro, nel senso, ok, dopo che fai magari filosofia piuttosto che uno studio umanistico, quali possono essere gli sbocchi, dove andare, cosa non fare. Alla fine, per farla brevissima, l'Università di Torino in agraria, quindi il Dipartimento di Agraria, la facoltà allora si chiamava di Agraria dell'Università di Torino, aveva un corso in agricoltura biologica, che era un po' il mix corretto tra filosofia, pratica, tecnica, insomma, venivo da un liceo scientifico, quindi l'alternativa era o Politecnico oppure facoltà umanistiche. Questo mix strano a un certo punto si è concretizzato in questa possibilità di questo corso di laurea. Mi ricordo una volta che ci dissero in un evento di formazione: provate a farlo quest'anno universitario, tanto che cosa succede? Male che vada, sbagli e hai capito che cosa non volevi fare. Quindi tra l'altro io sono stato l'ultima annata che non è stata chiamata la leva obbligatoria per fare il militare, no? Quindi un anno l'avrei perso comunque. E ho detto vabbè dai, perdiamo tra virgolette questo anno, proviamoci. E quindi da non sapere niente di agraria, ripeto, ho cresciuto nelle periferie di una città industriale, ho iniziato a farmi strada appunto nel mondo della campagna, con tutte le incognite di questo nuovo mondo. Quindi non venendo da una famiglia agricola, non avendo mai avuto a che fare con la campagna, sono andato avanti in questo percorso di studi che, dopo una prima laurea in agricoltura biologica appunto a Grugliasco a Torino, piccola parentesi in volontariato come servizio civile presso le associazioni di agricoltura biologica, sempre in Piemonte, mi ha poi visto scegliere la facoltà di Sassari perché c'era un corso di produzione vegetali biologica e mi offriva un po' la possibilità di stare in Sardegna e provare eventualmente a stare in un'isola che comunque in qualche modo era quella da dove venivano i miei genitori, quindi ci tornavo spesso. C'era un po' c'era un po' il mito appunto della Sardegna, soprattutto negli immigrati di seconda generazione, no? Ah, Sardegna, bello, qua, di là, se ne parla sempre un po' con un'area diciamo mitica, esatto, di questa cosa. Quindi volevo un attimino capire se fosse vero, se mi fossi trovato bene e in ogni caso prendere comunque un titolo stando in Sardegna, dai, diciamo capre cavoli. Questa roba alla fine è andata, nel senso che dopo la laurea appunto magistrale ho fatto l'abilitazione alla professione, quindi come agronomo qui nell'ordine della provincia di Sassari, e da lì poi ho continuato quindi il percorso di crescita professionale, che è stato durissimo, cioè, nel senso non è che siano rose e fiori, assolutamente. La professione di agronomo è bellissima, totalmente ampia e deve veramente totalmente in qualche modo sudare dall'inizio alla fine, quindi come qualsiasi altra professione tecnica ha la bellezza di essere trasversale su molti settori, quindi dare possibilità alla fantasia anche
un'alternativa in qualche modo di poter essere soddisfatta. Succede che nei vari percorsi appunto di crescita professionale, a un certo punto, intorno al 2015, un agricoltore mi dice: ah, ci sono i droni. Io cosa me ne faccio dei droni? Alla fine sì, ne sentivi parlare, però poteva essere una roba futuristica, insomma non c'era proprio l'approccio. Potevano essere investimenti magari un po' fuori da ogni portata, che non sapevi poi quali risultati avrebbero portato. Ma al tempo non si parla neanche di investimenti, cioè era come dire, come quando me negli anni 70 vedevi la macchina del futuro, piuttosto negli anni 90 appunto vedevi la macchina del futuro e dici wow, questa roba vola, finiremo tutti con gli skateboard che volano sull'asfalto, eccetera, eccetera. Era un po' questa. Era una cosa molto visionaria che però molto avanti, sì, poco sì, tangibile, ecco. Sì, E invece non era così. Questo agricoltore mi dice: guarda, inizia a interessarti perché può essere un qualcosa di importante. Allora, mentre delle altre cose da fare, inizio a interessarmi. Ci fu l'occasione di un corso sovvenzionato dalla Cassa Edile di Sassari, che ci dava la possibilità di prendere il patentino per la conduzione appunto dei mezzi a pilotaggio remoto in maniera appunto sovvenzionata, insomma si pagava metà a metà, mi sembra, al tempo. Ho detto dai, facciamolo, quindi ho iniziato in questo modo a avvicinarmi al mondo dei droni ed è stato un po' tutto una casualità che in realtà poi ha avuto tutto un suo flusso in discesa fino ad arrivare a dove siamo oggi. Quindi come dire, è stato stocastico, è anche stato molto casuale anche il mio incontro con il processo informativo nell'agricoltura, con questo tipo di innovazione, e lo vedo sempre con questa eredità in qualche modo quasi diffidente, uso questo termine molto forte, quasi diffidente, che un po' rivedo anche nelle persone che in questi giorni, nel periodo attuale, sono a contatto con l'innovazione in agricoltura. Lì leggo in faccia la stessa cosa che leggevo io nel 2015. quando è capitato a te. È esattamente la stessa. E dici un po' appunto a riguardo a questo, quindi cosa significa l'agricoltura di precisione per te e soprattutto per la tua azienda agricola? Quindi. Allora, non tanto per la mia azienda agricola perché non ho aziende agricole, noi facciamo diciamo, supporto in qualche modo, essendo una startup che si occupa di informatizzazione in agricoltura, facciamo supporto per lo sviluppo di questo processo dentro le aziende agricole, quindi siamo un po' è come se non siamo consulenti, siamo un po' dei fornitori di servizi esterni. Quindi che cosa significa L'agricoltura di precisione? Significa tante cose. Secondo me la cosa più importante da tenere conto è la possibilità di essere aiutati nelle normali conduzioni quotidiane dell'azienda. Non deve essere vista come un'operazione sostitutiva, perché avrebbe tutti i connotati negativi appunto che possono essere tirati fuori nel breve discorso dell'innovazione, tecnologizzazione, eccetera, eccetera, perdita di valori, perdita di qualsiasi cosa. Deve essere visto come uno strumento più facile da usare per continuare a fare quello che si è sempre fatto, cioè essere in connessione con il territorio. Se è un qualcosa che può aiutare l'azienda e la persona che è dentro l'azienda, come conduttore, come dipendente, a ritrovare un po' più di serenità e di facilità nella conduzione agricola, questo è l'esatto compito dell'agricoltura di precisione. Precisi per fare operazioni meno inutili, meno dispendioso. Quanto più possibile. Sì, il fatto di essere dispendioso entra sempre dopo, nel senso che se tu non fai un'operazione perché non era necessario farla, per forza di cose hai speso di meno. Quindi il problema, la cosa principale è: una cosa è utile, ok, la facciamo. Utile significa che o stai facendo cibo per le persone oppure ti stai risparmiando fatica. Quindi in tutti e due i casi in qualche modo la parte economica, quindi o vendi di più o spendi di meno. Quindi l'utile, certo. Questo concetto di utile, quindi l'agricoltura di precisione aiuta assolutamente a capire qual è l'utile nell'agricoltura, che cosa
azioni da compiere. Ti aiuta a in quel capirlo con un momento. occhio, ti aiuta a capirlo con un occhio nascosto, possiamo identificarlo quasi così, perché spesso e volentieri l'agricoltura di precisione è classico, il posizionamento col trattore satellitare significa semplicemente che c'è tutto un insieme di tecnologie che a un certo punto ti riesce a portare sull'esatto posto dove tu devi fare qualcosa, sia portarti sul posto e quindi usare tutta la navigazione satellitare, sia perché aver scelto quel posto, quindi c'è tutto un ragionamento a monte che deriva dall'analisi magari degli spettri di radiazione di lunghezza d'onda fatta con degli indici multispettrali applicati sulle colture, sul terreno, censiti, recensiti, rimappati e rimescolati, insomma c'è tutto un ragionamento che ti dice devi andare lì perché devi andare lì e una volta che sei lì sopra devi fare questo fare il che cosa, quindi questo fare questo, con questo gioco di parole, è di nuovo un ragionamento che deriva sia dalla matematica sia dalla scienza agraria, ma anche poi può essere sottoposto al giudizio stesso dell'agricoltore, che non è semplicemente un conduttore, quindi l'autista del trattore che è lì su, perché potrebbe anche non essere autista, la guida è automatizzata adesso, è automatizzabile, quindi hai un vettore che ti porta dove ti deve portare e tu sei lì sopra che guardi che le cose vadano bene. Quindi è sempre importante anche l'occhio critico umano che appunto come dicevi prima la tecnologia di precisione, cioè l'agricoltura di precisione non deve sostituire il mestiere dell'agricoltore, ma deve migliorarlo. È l'unico motivo per cui questa cosa può funzionare, l'unico modo in cui può funzionare è migliorare il lavoro delle persone. Sostituirle tanto vale che usiamo, come dire, le immagini distopiche di serre totalmente robotizzate, allora tanto vale che anche alla fine, insomma, metti pure il robot che si mangia la cosa che stai facendo. Cioè, è un qualcosa che nell'immaginario in un immaginario futuro molto probabilmente non accade, ma per forza di cose, cioè, è un po' la conservazione anche della specie che si mantiene su una propria utilità, a meno che non decidiamo collettivamente di impazzire, visto che qualche piccola scheggia c'è già abbastanza in giro. Dato che appunto prima eri entrato più sul tecnico degli strumenti che utilizzi o che appunto di cui conosci per l'agricoltura di precisione, dato che appunto l'avevi nominati e avevi fatto un discorso un po' più tecnico, ti chiedo quali sono gli elementi necessari, quindi non quelli di più, ma quelli necessari per attuare effettivamente un'agricoltura di precisione. Allora, ci sono degli elementi minimi più che elementi necessari. Paradossalmente puoi attuare l'agricoltura di precisione anche solo con lo smartphone, lo adotterai con una precisione, nel senso, una precisione non così precisa, nel senso che già il GPS che è su un qualsiasi smartphone, che a seconda delle zone ha un proprio errore sull'orizzontale, tralasciando quello sulla verticale dell'altimetria, ti permette di essere su un determinato posto a fare qualcosa, che è lo stesso processo che avevo usato prima con la trattrice. Tu sei su un posto a fare qualcosa, ci puoi andare anche con lo smartphone, sei lì che ti segni fila 3, palo 4, pianta che tendenzialmente ha sempre un problema, oppure che ho visto la settimana scorsa che aveva un problema, sto facendo agricoltura di precisione, sono preciso sul punto. Automatizzando questo procedimento manuale, quindi totalmente time consuming, quindi che ti consuma un casino di tempo e che probabilmente non avresti voglia di fare perché te ne volevi andare a mare o in montagna o stare con i tuoi cari perché avevi un altro problema, l'automazione di questi processi è il compito dell'agricoltura di precisione. Quindi a partire da un cellulare, che anche qui possiamo automatizzare anche questo processo decisionale di trasferimento su un luogo sempre attraverso questo device, andiamo ad arricchire con tutte le possibilità che ci offre la tecnologia oggi, quindi lo sviluppo di sensoristica, sia in qualche modo certificata, ecco, usiamo questo termine, sia fatta, sia il fai da te, il classico, l'Arduino, i Raspberry,
qualsiasi tipo di possibilità meccatronica, chiamiamola così, che ti viene offerta dalle possibilità produttive odierne, se tu sei bravo la puoi mettere in atto. Quindi dipende anche dall'obiettivo che vuoi raggiungere. Avere un sensore significa poter misurare Ok. Perfetto, quindi raccontaci un po' della tua azienda e della vostra startup, appunto, Agritech. Sì. Allora, Agritech, scritta con due E, quindi Agritech, è frutto di un accordo di alcune persone che poi si sono concretizzati a essere soci di questa società, che da anni lavoravano nel mondo appunto dell'informatizzazione in agricoltura. Sono le ditte, chiamiamolo così, sono esponenti di ditte storiche di questo settore. Cito per esempio il Primo Principio e Lively, che lavoravano sul mondo o dell'agricoltura appunto di precisione, della modellistica delle insorgenze di malattie come poteva essere il Primo Principio, o della produzione di device su base Arduino, sull'intelligenza artificiale, il machine learning, creazione di algoritmi per qualsiasi tipo di approccio migliorativo dell'esistenza umana, dai, allarghiamolo in questo modo. Ci trovavamo spesso appunto con questi amici discutendo piuttosto che facendo dei lavori insieme. Si è concretizzata a un certo punto, un paio di anni fa, la possibilità di dare una veste a questo contenitore che è diventato appunto Agritech, un accordo che racchiude le tecnologie e gli sforzi di informatizzazione del settore agricolo. Quindi è una startup, un SRL che produce questo tipo di servizi sia come software, come applicazioni, che può fare analisi di dati, può fare tutto quello che può essere un miglioramento della gestione del dato in agricoltura. Beh, questo è proprio, nel senso, è esattamente l'obiettivo del progetto, che appunto ha di creare una social community in cui gli agricoltori e soprattutto i giovani adulti che vogliono creare un'azienda, vogliono fondare un'azienda o una startup, appunto come nel vostro caso, che prima tu raccontavi di amici che si sono ritrovati e hanno fondato questa startup insieme per obiettivi comuni all'interno e relativi all'agricoltura di precisione. Questo è esattamente l'obiettivo che ha il nostro progetto, quindi è bello sentire che questa cosa è effettivamente applicabile nella realtà e in una realtà come quella che può essere di Sassari, assolutamente locale. Ottimo. E appunto, continuando sulla vostra startup, ti chiedo quali quindi, dato che anche prima abbiamo parlato degli elementi necessari che servono per l'agricoltura di precisione, quali sono gli elementi che utilizzate voi con Agritech per l'agricoltura di precisione? Allora, noi usiamo molti sensori. Diciamo che nella nostra storia, nella storia appunto delle persone che hanno fondato Agritech, c'è molta sensoristica allora, c'è molta sensoristica da un lato, ma anche appunto, ti dicevo, acquisizione di immagini multispettrali o da drone o da satellite. Quindi mischiamo questo tipo di conoscenza per fare un prodotto. Questa è, come dire, la cosa forse più matura, però non c'è solo questo, nel senso che si tratta di competenze nell'osservazione e nella produzione di un dato appunto usabile dall'agricoltore, nel senso che nell'esperienza di Agritech, di che ne fa parte, c'è molta modellazione, quindi molta possibilità di tradurre in applicazione quello che può essere il risultato di una ricerca, di una pubblicazione scientifica che ti dà degli algoritmi per lo sviluppo di un patogeno o di un insetto, ma dall'altro lato c'è molta anche produzione c'è possibilità di produzione di device, quindi di microstazioni, di esperienza proprio sull'elettronica, su Arduino, sull'introduzione di device
per il miglioramento delle funzioni agricole. Quindi siamo sì, come dire, su un lato un po' più alto, quindi quasi solo distante, cloud e web, ma siamo molto anche sulla traduzione poi in campo, cioè spessissimo andiamo proprio nelle aziende, quanto più possibile, ma anche perché è più bello, cioè nel senso lavorare in scrivania, sì, va bene, lo facciamo tutti, ma la bellezza è proprio Andare sul campo e vedere effettivamente Esatto. quello di cui i materiali che producete, ecco, e i servizi che potete portare alle aziende. Sì, è bello installare, è bello parlare con le persone, è bello vedere come le persone usano le cose che tu fai, quindi è un po' la bellezza del lavoro è anche quella, quindi c'è sempre un rapporto umano pur su questi elementi che possono sembrare distaccati da un primo acchietto. Attività sia di Agritech che poi diciamo che Agritech è un po' un qualcosa che sta crescendo, adesso siamo anche in fase molto di produzione, però chi forma Agritech, quindi chi era poi confluito qui dentro, che continua ad avere le proprie attività, paradossalmente se come attività di ricerca siamo molto presenti in Sardegna, come attività commerciale c'è molto extra Sardegna, quindi c'è tanto Mediterraneo, devo dire. Quindi facciamo proprio un salto oltremare. Certo. Quello che succede in Sardegna è che inizia a esserci attenzione, questo sì, rispetto a diversi anni fa è facilissimo che adesso le persone sappiano, se non altro i termini di cui stiamo parlando, sensoristica, drone, multispettrale, analisi dei dati, cloud, insomma è diffuso questo sia per un cambio generazionale sia per un'evoluzione dell'alfabetizzazione digitale dell'agricoltore di per sé, perché ci sono tante aziende, tanti amici, tanti agricoltori che oltre i 40 anni e quindi non essendo nati col cellulare in mano hanno imparato a usare il cellulare e che comunque riescono e anzi chiedono l'aiuto di questo tipo di tecnologia. Proprio e quando lo chiede una persona che non è nativa digitale ha come dire, anche un valore È restio diverso. magari. Non è tanto restio, però è proprio una sensazione di richiesta specifica, innanzitutto perché non essendoci nato ne può fare a meno, quindi sa come fare a meno della tecnologia digitale, Certo. però sa anche che la tecnologia e la digitalizzazione dei processi lo aiuta, e se lo può aiutare significa che questa cosa sta funzionando bene. Ovviamente mettono anche i limiti fin dove farsi aiutare, perché alla fine in campagna è come dire anche nei vari processi naturali, se sbagli qualcosa cosa succede? Che non hai un raccolto, se non hai un raccolto significa che non vendi niente. Adesso è un problema di fatturato, prima se non raccoglievi eri morto, cioè nel senso su un'agricoltura di sussistenza, quello che poteva essere prima della guerra, quindi le piccole parcellizzazioni, ma come nel resto del mondo, la piccola agricoltura di sussistenza funziona perché altrimenti l'alternativa è la carestia, la morte, in qualsiasi modo la schiavitù e qualsiasi altro tipo di bruttezza che ci possiamo immaginare. Qua per ora parliamo ancora di mancato fatturato e di sofferenza economica, che è bruttissima lo stesso. Nell'altro caso parliamo proprio che crepi. Esatto. Quindi certo. questa roba deve funzionare. Chi sa far funzionare quindi le cose, perché l'alternativa è non vendere oppure proprio non mangiare, sa anche che cosa vuole, quindi sa indirizzarti meglio nel tipo di servizio che richiede. Esatto, quindi mi sembra di capire che, che per garantire il successo dell'agricoltura di precisione comunque c'è necessità di tecnologie avanzate, come parlavamo appunto di sensoristica, di automazione, di devices, e le problematiche a riguardo, di quello che stavi dicendo adesso collegato a quello che hai appena detto, è che quindi la problematica a livello locale può essere la conoscenza, quindi di questi device e dei benefici che possono portare, e invece per quanto riguarda l'accessibilità a livello economico di questi strumenti, com'è
quell'aspetto qua. Allora, tiro senza farci pubblicità, però la possibilità di avere accesso a una dotazione minima che dicevamo prima, quindi una stazione meteo con l'accesso al cloud per avere anche un solo modello, quindi aiutarti nel quando irrigare o quando non irrigare, piuttosto sia una vigna, per avere, per avere l'idea di quando ci può essere un attacco fungino oppure no, quindi un peronosporo piuttosto che un ovidio, ti costa a te come ditta quasi quanto l'abbonamento mensile sempre che hai come ditta di internet. Okay, quindi questi sono bene o male i parametri di costo per le soluzioni di entry level, quindi stai parlando di con 70 euro al mese, quindi qualcosa di accessibile. Sei dentro l'agricoltura di precisione. Se vogliamo parlare, poi ci sono tante misure di sostegno che fanno sì che ci sia questo tipo. Facendo un esempio di accesso alla possibilità di contribuzione per l'introduzione delle nuove tecnologie, pensando anche a un programma di sviluppo rurale, che poi è la traduzione locale dell'intenzione europea di direzione dell'agricoltura, quindi del secondo pilastro PAC, da cui derivano proprio tutti i vari programmi di sviluppo nazionale, poi locale, quindi rurale. Spesso e volentieri ci può essere il paradosso che, avendo un limite di spesa, soprattutto per le misure di investimento, parlo nella vecchia programmazione della misura 4, che per dire qui in Sardegna avevano un limite inferiore di spesa spesso e volentieri di 15.000 euro, eravamo sotto i limiti di spesa, quindi c'era la contribuzione dell'apparato pubblico, però il costo non era così elevato tale da giustificare questo tipo di contribuzione, quindi stiamo veramente parlando di poco. Le stazioni meteo che si possono trovare in giro, vabbè, le trovi forse anche magari a poche centinaia di euro, ma poche centinaia di euro. Quelle migliori non è che costino migliaia di euro, quindi il costo d'ingresso si è veramente abbattuto, così come tutte le tecnologie. Quindi è accessibile? Sì, è come lo smartphone. Tu anche con 100 euro ti prendi un qualsiasi tipo di sistema Android, 1200, 1300, 1400, ovviamente hai un cellulare diverso che fa le altre cose che magari ti servono. Assolutamente, e quindi appunto questi di cui ci parlavi adesso sono dei programmi di sostegno e incentivi per l'agricoltura di precisione fatti da parte dell'Unione Europea, dicevi? Sì. Okay. E a livello locale ci sono altri incentivi? Guarda, un incentivo interessante sono quello che viene dato dai punti di impresa digitale delle camere di commercio, perché sono piccoli incentivi fatti proprio per la digitalizzazione dei processi e riguardano tutte le aziende, quindi dalla logistica per le scaffalature all'introduzione di sistemi per cloud, big data, intelligenza artificiale, produzione di siti internet, di e-commerce in questo caso. Quindi sono tante le possibilità di reperire sul territorio anche piccoli aiuti da diversi attori della possibile innovazione e anche di piccola taglia. Questi aiuti delle Camere di Commercio mi sembra di ricordare che avessero un limite massimo di contribuzione sui 5.000 euro, qualcosa del genere, che basta e avanza comunque per avere l'introduzione in azienda di sensoristica e anche eventualmente lo danno anche per la formazione digitale, quindi se uno si vuole formare per sapere usare queste cose piuttosto che ricevere solo il sensore, averlo lì, guardarselo, non sapere che cosa fare, c'è poi tutta una parte di formazione dietro che anche questa può essere soddisfatta attraverso l'aiuto sia con le proprie volontà, sia eventualmente anche con l'aiuto di questi attori locali, perché non è che siano così piccoli. Assolutamente. E guarda, io concluderei chiedendoti quindi, secondo te e per la tua esperienza, quali sono i vantaggi e gli svantaggi dell'agricoltura di precisione, sia a livello europeo, quindi, e a livello locale? Allora, il vantaggio è chiaramente quello di facilitare l'esecuzione dei processi. E questo vuol dire veramente tutto, sia processi che sono attivi, quindi già in essere, sia processi che invece
stanno iniziando ad entrare, quindi l'identificazione, diciamo, attraverso l'analisi di pannosi spettrali di problematiche sulla vegetazione, piuttosto che del momento irriguo, piuttosto che il dettaglio sul trattamento, sia fatto in trattrice, sia fatto con mezzi appunto a pilotaggio remoto, sia in qualsiasi modo si vuole fare. Quindi lo snellimento, ecco, delle operazioni e la possibilità anche di introdurre, quindi stiamo parlando appunto di innovazione in agricoltura e degli aspetti positivi. Esatto. La possibilità di inserire dentro il processo produttivo agricolo l'innovazione, elementi, quindi prenderli in prestito da altri settori, quale può essere anche il flusso logistico, quindi anche dentro la tracciabilità delle informazioni, sia per una sicurezza del consumatore, ma anche per uno snellimento delle operazioni di tracciabilità dell'agricoltore stesso, che alla fine spesso e volentieri risulta essere sommerso di tante carte, magari provenienti anche da enti diversi, quindi l'onere amministrativo è molto forte in campagna, spesso e volentieri ci sono dei momenti dell'anno dedicati solo ed esclusivamente alle carte. Ora, la carta deve essere fatta costantemente, quindi ogni giorno ci deve essere un monitoraggio, però è vero che come dire, si fa solo monitoraggio e poi non si fa agricoltura, quindi solo amministrazione è veramente un onere molto fastidioso per... Quindi questo è l'aspetto un po' più negativo. Quindi non è tanto un aspetto negativo, è un aspetto positivo che ti può risolvere l'agricoltura di precisione, perché informatizzando il flusso di dati, portandoti su un posto a fare un qualcosa, quel qualcosa automaticamente è tracciato e può essere scritto da qualche parte. Facendo una scrittura la puoi anche bloccare, quindi usare tutto quello che è l'esperienza delle blockchain per dare fiducia al dato che stai scrivendo e portarlo fino in fondo, fino addirittura al consumatore. Parte appunto anche delle cose che stiamo facendo, non ho parlato, è dedicata anche alla tracciabilità dei dati, sempre però inserita dentro l'operatività agricola, perché alla fine il dato e l'operazione agricola è una. È inutile che venga chiesta 10 volte in 10 modi diversi. Sempre quella è stata l'operazione, in quella data, in quell'orario, con quel tipo di prodotto. Una volta che è scritta. Questo portato orizzontalmente e quindi diffuso orizzontalmente agli attori che hanno necessità di mangiare questo dato, è una grande semplificazione dell'agricoltura. Questa è una delle cose che viene spesso chiesta. Sì, va bene la sensoristica, ma io me la so gestire la campagna, piuttosto aiutami a fare meno carta. Questo è molto importante, ti aiuta a fare meno carta, ma perché ci arriva anche sia con la sensoristica, con i puntamenti satellitari, con le analisi multispettrali, perché so esattamente identificarti i posti dove succedono le cose. In un certo posto, in un certo luogo, in una certa data, in un certo orario. Esatto. Certo. Quindi ti aiuto a gestirla, ma ti aiuto a scriverla e ti risolvo quel problema, in modo tale che tu hai più tempo per gestirti la tua azienda o per vivere la vita che devi vivere. Guarda, ti ringrazio tantissimo a nome dell'associazione Mine Vaganti NGO e anche da parte di tutto il partenariato del progetto AgriSmart. È stato gentilissimo e molto dettagliato. Grazie a voi e insomma, benvenuti a Sazio. Grazie mille.